Buongiorno amici, in seguito ai video realizzati insieme a Saverio dedicati alle spigole, mi sono arrivate moltissime richieste di delucidazioni su come realizzare una lenza appunto dedicata alle spigole. Come ho più volte ripetuto, non c'è una geometria standard, però credo che piccolo tutorial dedicato proprio alla realizzazione e soprattutto alle variazioni della geometria della lenza in funzione della condizione in cui ci troviamo in quel momento, credo possa essere utile. Quindi seguitemi e vi spiego il mio metodo, che come ripeto sempre non è assolutamente il migliore, è il mio però, ed è quello che posso trasmettervi. Dunque, partiamo dal galleggiante. Io utilizzo un'Onda Orange che ha una forma a goccia, ce ne sono molti in commercio di galleggianti con questa forma, con uno Starlight con un'antenna da 4,5. Perché goccia? Perché nelle foci comunque noi dovremmo trattenere la lenza, quando più, quando meno, ma difficilmente lasceremo andare via la lenza libera, perché la piombatura al di sotto dello strato d'acqua dolce comunque sarà sempre rallentata rispetto alla parte superiore che riguarda il galleggiante e il bulk, e quindi trattenendola riusciremo a mettere in linea la lenza, che come sapete l'esca deve precedere il galleggiante, perché se il pesce vede all'inizio per prima l'esca sicuramente è meno sospettoso, altrimenti se gli passa in testa prima l'apparato, la piombatura, il finale e tutto quanto, e alla fine l'esca che viene rimorchiata dalla lenza, sicuramente il pesce avrà qualche sospetto in più. Quindi una goccia, un'antenna da 4,5, chiaramente nei fiumi più piccolini, nei canali potete usare tranquillamente un'antenna da 3, perché magari fare delle passate massimo di 15 o 20 metri e non avrete problemi per la visibilità. È importante un galleggiante come l'Onda Orange, oltre all'anellino, che abbia il tubetto passante all'interno, non tanto per la robustezza quanto perché noi varieremo in continuazione il fondo. Ora che succede? Con il tubetto interno il filo rimane in asse, quindi i spostamenti di fondo non vanno a rovinare e a stressare il filo. Qualora il filo passasse all'esterno del galleggiante, in primis a forza di variare taglierebbe il galleggiante stesso, e poi il filo avrebbe un'abrasione sul corpo del galleggiante, sulla vernice, per cui rischieremo di danneggiarlo e poi sarà sicuramente più soggetto a rottura. Andiamo avanti. Io qui utilizzo per la parte attiva i pallini del numero 8. Numero 8 perché? Perché vado a realizzare circa 1 grammo di piombatura attiva, perché secondo me 1 grammo di piombatura attiva nelle varie disposizioni che gli posso dare mi consente di pescare sia nei momenti di assoluta calma con la marea al minimo, l'acqua che entra e che sale lentamente, quindi la corrente molto spenta, e questo grammo mi consente anche, variando la disposizione dei pallini, mi consente anche di affrontare i momenti con l'acqua più veloci, che sarebbero quelli che dal picco massimo dell'alta marea scendono verso la bassa marea. Perché? Perché il livello del mare si abbassa, il fiume, oltre alla corrente propria, avrà l'abbassamento del livello del mare che farà uscire l'acqua più velocemente dal fiume, e quindi avremo una corrente sicuramente maggiore. Una cosa importantissima è che i pallini sulla lenza debbano scorrere. Ora vi faccio vedere come faccio. Pinzo il pallino, vedete? Lo chiudo e poi sulla spaccatura lo pinzo al contrario un pochino, e vedete il pallino scorre senza rovinare il filo. Poi vi faccio vedere bene il gesto con un pallino più grosso, in maniera che possiate vederlo meglio.
Io adesso monterò 12 o 13 pallini che saranno la parte attiva. Ora faccio il bulk. Questi sono 14 pallini del numero 8 e circa un pallino dell'8 pesa circa 0,06, quindi sono 0,85 e poco meno di 1 grammo, insomma. E che sia poco meno di 1 grammo o 1 grammo non ha grossa importanza. Quello che è importante è che noi abbiamo una quantità di pallini per poter variare la geometria e quindi il baricentro, la pesantezza in determinati punti della lenza. Ora vi faccio vedere per bene come pinzare un pallino e renderlo scorrevole sul filo. Guardate, quindi prima lo pinzo nel senso giusto, poi con la spaccatura rivolta verso l'alto vado a schiacciare sulla spaccatura. Vedete, praticamente l'ho pinzato al contrario e a questo punto vedete scorre bene. Sto utilizzando dei pallini di 0,40, abbiamo un 3 grammi, quindi abbiamo quasi 1 grammo sulla piombatura attiva. Vedete? Spaccatura verso l'alto, chiudo, ecco adesso si vede bene, vedete, si continua a vedere la spaccatura. A questo punto con la spaccatura in alto vado a pinzare sopra la spaccatura e il pallino non scorre. Attenzione, se non scorre ripetete l'operazione un po' più deciso e il pallino scorre. È indispensabile che i piombi siano mobili sul trave, perché non uso nessuno spezzone, nessun terminale con piombatura. È indispensabile che i pallini siano scorrevoli sul filo. Quindi adesso ne metterò 4 e non arriveremo probabilmente ai 3 grammi del galleggiante, della portata del galleggiante, e poi lo proveremo. Questo addirittura è troppo lento adesso, quindi se è troppo lento viene ripinzato leggermente nel senso normale, come quando dobbiamo chiudere, e mettiamo il quarto, spaccatura verso l'alto, chiudo e pinzo al contrario. Perfetto. Ma facciamo tutta raggruppata perché rimane estremamente comodo verificare la giusta taratura del galleggiante. Dopodiché la distribuiamo. Abbiamo aperto un pezzo di canna e proviamo la piombatura. Ecco, manca qualcosina. Il consiglio che vi do è quello di non esagerare mai con la taratura, perché il galleggiante comunque deve mantenersi sempre bene in superficie. Aggiungo un pallino del 3, stesso sistema, e questo pallino lo portiamo sempre sul bulk. Ok, possiamo aggiungere un pallino del 6, sempre al di sotto del bulk, e lo uniamo al bulk. Perfetto. Ora abbiamo un bulk di 4 pallini e 2 di correzione. Noi possiamo fare tranquillamente il bulk con 3 pallini, chiaramente che siano più grandi, o addirittura con 2 o con una torpille. L'importante è avere un blocco di piombo unito che avrà la funzione di stabilizzare il galleggiante dal bulk al galleggiante, ovvero la funzione del bulk è quella di tenere in tensione
la parte di lenza che è compresa tra il bulk stesso e il galleggiante. Perché? Perché nei fiumi, soprattutto i fiumi con corrente, ci sono vortici, le correnti che non sono estremamente lineari. Il galleggiante potrebbe prendere derive particolari e mettersi non sopra al piombo, ma con una piombatura troppo aperta la piombatura potrebbe andare fuori linea. Il problema più grande è che facendo fare delle curve tra il galleggiante e il bulk noi perdiamo la profondità che abbiamo stabilito durante la sondata o comunque con cui vogliamo pescare, perché una curva accorcia la distanza tra il bulk e il galleggiante, quindi è come se togliessimo fondo. Quindi il bulk deve stabilizzare il galleggiante e dovremmo usare, ricapitolando il discorso iniziale, una grammatura che ci consenta di pescare agevolmente sia nelle condizioni minime di corrente che nelle condizioni massime. Qui io lo stimo per 3 grammi, ci saranno dei canali dove potrà essere 2 grammi e dei fiumi dove potrà essere addirittura 4-6 grammi, dipende dalle condizioni che si sviluppano durante il ciclo delle maree. Andiamo avanti, pensiamo alla distribuzione. Chiaramente dobbiamo utilizzare sul mulinello un nylon che sia un nylon realizzato proprio per la pesca a mulinello, per la bolognese, perché noi con questa pesca facciamo tantissime passate, numerose passate. E un consiglio, un'esperienza personale: qualora non siate soddisfatti del nylon che utilizzate sul mulinello, io sto pescando con estrema soddisfazione con il T-Force Super Soft. È un nylon, è un multistrato, ha un nucleo estremamente resistente, un rivestimento ceramitico, un rivestimento anti-abrasione ed infine un trattamento al silicone, dove possiamo far scorrere tranquillamente i nostri pallini, la superficie non si intacca. Ha un colore giallo paglierino, non è un giallo fluo, che comunque ci aiuta in condizioni particolari di luce ad essere individuato. E ripeto, le caratteristiche principali sono l'estrema fluidità con cui esce dal mulinello e il bassissimo allungamento lineare. Pur essendo morbido, è un filo che ha una bassissima elasticità. Sono bobine da 200 metri, insomma io ci sto pescando veramente bene. Qualora qualcuno di voi abbia delle difficoltà sulle performance del filo che utilizza, credo che sia un buon consiglio invitarvi a provarlo. T-Force Super Soft. Ora parliamo della distribuzione. Quando tirate sui pallini fatelo lentamente, perché i pallini si scaldano con l'attrito del nylon e il calore va ad intaccare il nylon, quindi fatelo lentamente, tirateli su in maniera disordinata, perché poi dovremmo fare l'asola sul basso della lenza dove appenderemo il terminale. Una volta fatta l'asola faremo la distribuzione vera e propria. Facciamo l'asola. Io faccio il nodo a 8, è un classico, a mio avviso è l'asola che rimane più resistente, non mi è mai successo di aver rotto il nodo sull'asola. Io la faccio così, guardate, faccio il loop, lo tengo, fermo così e faccio un giro completo con il dito, dopodiché faccio passare l'asola dentro, tengo l'asola e il filo che è sull'asola, lo tengo insieme e vado a serrare. Nodo a 8, un'asola piccolina, molto semplice, ma comunque ragazzi l'asola come la fate va benissimo, l'importante è che sia affidabile. Togliamo le eccedenze e passiamo alla distribuzione. Il primo pallino batterà sull'asola,
Ora io pescherò, adesso chiaramente approfitto per fare una pescata, adesso è una situazione in cui dalla bassa marea va verso l'alta marea, quindi avrò l'acqua di mare sotto che tende ad entrare, quindi avrò una corrente più moderata al di sotto e anche al di sopra, perché l'ingresso dell'acqua comunque frena un po' tutto il flusso. Perché? Perché l'acqua va ad aumentare anche di livello. Noi qui abbiamo una marea che cresce mediamente di circa 30 cm in 6 ore, quindi metterò il primo pallino a circa 20 cm, 22 cm, diciamo 20. Il secondo una distanza leggermente inferiore, facciamo 20, non 22, 20, circa 18, circa 16, circa 14, dopodiché faccio un tratto molto simile per dare un po' di peso alla parte della lenza attiva che non è immediatamente dopo, non è immediatamente prima del terminale, ma un pochino più in alto, quindi avrò questa parte che lavorerà molto e qui piano piano l'intensificarsi della frequenza dei piombi mi darà sicuramente una maggiore stabilità alla lenza. Stringo un pochino fino a ecco qui. Ora ve la appoggio qui, qui abbiamo l'asola, circa 20, 18, 17, 16, andiamo a stringere progressivamente fino ad arrivare al bulk e la frequenza dei pallini, vedete, è sempre più stretta. Che succede? Che noi avremo questo bulk che stabilizza il galleggiante. Sotto il bulk abbiamo ancora una quantità di pallini abbastanza fitta che farà comunque una curva ma che darà una buona stabilità, e verso il terminale l'aumentare della distanza tra un pallino e l'altro renderà il terminale più libero. Questa è una condizione con un'acqua che non è estremamente veloce, non ha troppi vortici, troppi giri d'acqua ed è disposta in circa 80 cm. Ora, se io dovessi pescare in questo momento dove la velocità dell'acqua è decisamente maggiore perché la marea invece di salire scende, quindi ho molta acqua che scende dal fiume, che esce verso il mare, dovrò spostare il baricentro della piombatura più verso il basso. Quindi prenderò il pallino sopra l'asola, lo metterò a 10-12 cm, poi farò 11. Queste misure sono indicative, non sono fisse. Se invece di 11 è 10,5, 11,5 non cambia nulla. Che sto facendo? Sto spostando i pallini, però è chiaro che sposto il peso, lo sposto più verso il terminale, però conservo sempre un'ottima morbidezza perché ho una lenza spallinata, non ho un piombo unico. Immaginate che qui ci sono 3 pallini. Io potrei mettere un pallino solo centrale dello stesso peso, ma non sarebbe la stessa cosa. La lenza non deve fare angoli, deve essere armonica.
I pallini è come se dovessimo congiungere con un curvilineo un disegno tecnico, è la stessa cosa, devono essere armonici. Quindi sto spostando i pallini più verso il basso, ecco qui. Che risultato ho ottenuto? Io ho sempre la stessa grammatura sotto, però il baricentro della piombatura, del peso, delle forze, l'ho spostato verso il basso, quindi avrò un terminale che rimane più guidato dalla piombatura. Perché? Perché la piombatura ha il suo peso spostato più in basso. Questa distanza di 80 cm è ottimale per questa situazione. Se dovessi pescare in acque molto più calme, più profonde, io potrei portare questo bulk non a 80 dall'atomo, ma potrei metterlo a 1 metro, a 1,50 m, addirittura a 2 metri. Dovessi pescare in un porto, in acqua piuttosto ferma, le spigole che mangiano in calata, mangiano anche sulla calata del terminale, oppure su un fondale sabbioso, compatto, dove dobbiamo appoggiare in terra terminali molto lunghi, che l'esca sia completamente libera, io posso modificare questa geometria e posso renderla anche adeguata per una pesca in ambito portuale. Ricordate, il bulk, vi faccio fare una riflessione: se io questo bulk lo attacco al galleggiante, alla profondità, io metto il galleggiante alla profondità con cui voglio pescare e attacco questo bulk sul galleggiante, mi rimane questa spallinata e pensate una cosa, è come se io pescassi con un piombatino. Il piombatino generalmente porta 0,75, questo è 0,85. Io posso distribuire questa piombatura come voglio. Il bulk serve esclusivamente, ve lo ripeto, dal bulk al galleggiante. Perché? Perché qui c'è corrente, c'è velocità, c'è profondità. Ma se io dovessi pescare in un porto, potrei alzare questo bulk quanto voglio e diluire ancora di più questa piombatura. Per diluire intendo che, come se fosse elastica, immaginate che io tiro, porto questo tratto, questi 80 cm, li allungo fino a 1,5 m e rimangono le stesse identiche proporzioni. Aumenteranno le distanze, ma le proporzioni rimarranno le stesse. Ultima riflessione: c'è la pesca all'inglese anche dalla spiaggia, nei porti. Dalla spiaggia è molto redditizia, in condizioni buone si cattura molto. Guardate, se io tolgo questo galleggiante e immaginate che qui ci sia un tubetto con un moschettoncino, con un attacco per scorrere, immaginate che il galleggiantino batte qui, sopra metto una perlina, uno stop per il fondo, per la profondità, alzo il bulk quanto voglio e diluisco questa piombatura. Pesco con 2 metri, 2,5 metri, la porto a 2 metri, 2,5 metri. È troppo piombo sotto? Bene, prendo 2, 3, 4, 6 pallini della lenza attiva e li attacco al bulk, quindi dispongo dei rimanenti. È una lenza molto versatile e dobbiamo essere noi, con la nostra sensibilità, con le situazioni che ci dovremo affrontare, con un po' di esperienza, a capire qual è la geometria migliore per affrontare la condizione che è presente in quel preciso momento. Perché ricordate che la marea non è mai statica, la marea è in continua evoluzione, quindi quello che va bene adesso potrebbe non andare bene tra un'ora, perché le condizioni cambiano. Questa situazione è molto più accentuata chiaramente nelle foci, soprattutto nelle foci di fiumi che hanno una portata propria, però se avete capito bene il concetto, questo bulk potrebbe essere anche il peso che sta sul piombatino o il peso che dove batte il galleggiantino all'inglese, che potrebbe stare anche 2-3 metri al di sopra della piombatura attiva.
piombo attiva che può essere di 13-14 pallini oppure anche di 6, 5, 7. Perché? Perché quelli che non mi occorrono li attacco al bulk e faranno parte idealmente del piombatino o del piombo sul galleggiantino all'inglese. Questa geometria non è subordinata a una grammatura. Faccio un esempio: per il coreano io pesco con la stessa identica geometria, chiaramente il galleggiante non è 3 grammi ma è 6 grammi, non ho bisogno di tutti questi pallini, ne monto 4, 5, massimo 6, saranno più grossi, saranno del 3, del 2, del 4, perché? Perché il coreano è un'esca che ha una pesantezza decisamente diversa da quella di 2 bigattini, quindi avrò bisogno di una piombatura attiva più consistente perché ho un'esca più consistente. Il bulk non sarà da 2 grammi ma sarà un bulk da 4, da 5 grammi, dipende dal galleggiante che utilizziamo, però la geometria, la funzione della lenza rimane sempre la stessa. E dovessi pescare in un porto le orate a 10 metri di profondità con un galleggiante scorrevole, userei un galleggiante, vi dico 8 grammi, 6 grammi, 10 grammi, ok. Il bulk sarà di 8-9 grammi, sotto i pallini saranno del 6, del 5, del 3, ma è una lenza che potrete usare in qualsiasi condizione. L'importante è che abbiate capito la funzione del bulk e la funzione della parte attiva della lenza. Bene, credo di aver detto tutto. Se c'è qualcosa che mi è sfuggito, approfittate sulla pagina Trabucco, fate le vostre domande qualora fossero necessarie. Io, come sapete, farò del tutto per rispondere. Grazie per l'attenzione e ciao da Massimo e Trabucco Fishing. A presto.